Un evento negativo che ha toccato la nostra azienda e che ci ha fatto fare diverse riflessioni anche in termini strategici e quindi anche a livello di marketing e comunicazione, e che ha un po' rivoltato le carte, è stato sicuramente il fatto che a un certo punto, visto anche il successo che la nostra azienda stava avendo nel mercato con questi occhiali da sole che erano diventati a tutti gli effetti un accessorio irrinunciabile, molto più che negli anni 70, anni 80, quindi negli anni 90 c'è questa esplosione dell'occhiale da sole, c'è l'avvento di tutte le griffe, quindi tutte i grandi brand che decidono che a quel punto vogliono fare gli occhiali anche loro. E quindi c'è un po' una corsa a entrare nelle varie aziende, quindi nelle grandi aziende nostre anche concorrenti, per produrre occhiali griffati. L'occhiale griffato solitamente aveva un prezzo piuttosto elevato, quindi non era sul livello dei nostri house brand che erano la nostra forza, ma le Griff cosa fanno? Decidono di partire spesso anche con una seconda linea. Parlo per esempio, non so, di Emporio Armani, di un CK, di questi secondi brand che solitamente sfruttano, diciamo, il nome, però si posizionano su una fascia molto più bassa, solitamente anche su una fascia di consumatori più giovani, che era esattamente il nostro posizionamento. E quindi questo ci colpisce in modo importante, nel senso che iniziamo a perdere quote di mercato, a vedere anche con un certo timore queste Griff, perché chiaramente avevano un indotto globale rispetto a noi che comunque eravamo solo occhiali. E quindi si fanno diverse riflessioni e si pensa come si può reagire a questa situazione. E pensiamo che per rafforzare i nostri marchi abbiamo bisogno anche di dei testimonial, dei personaggi che ci diano ancora più valore, e quindi inizia una stagione che poi non è ancora finita per certi aspetti, una stagione in cui si decide di affiancare i nostri marchi a dei personaggi illustri, molto celebri e molto ispirazionali per il nostro pubblico, e quindi si parte dal cinema, dallo sport, quei mondi che sono molto affini al nostro target, e si inizia a affiancare il brand a questi personaggi. Un evento molto importante per la storia della nostra azienda è la quotazione al New York Stock Exchange, evento che accade nel 1995, quando l'azienda ritiene di avere la forza e anche la necessità, da un certo punto di vista, di raccogliere delle risorse in più per crescere ulteriormente. Quindi questa decisione importante di andare in borsa, e in borsa in America, con una decisione anche in questo caso molto strategica, perché avevamo la necessità di farci vedere di più anche nel mercato americano. La nostra azienda è sempre stata molto europea e anche molto forte nei mercati soprattutto medio orientali, e c'era la necessità un po' di sbarcare con forza anche negli Stati Uniti. Quindi nel 95 questa grossa avventura che ci permette, appunto, ci dà tantissima visibilità e ci permette anche di raccogliere una grossa fetta di risorse che poi darà modo all'azienda di crescere non soltanto per quanto riguarda la parte di wholesale, e quindi di ingrandirsi e di acquisire nuove licenze, ma di diventare anche un'azienda retail, quindi di fare la prima acquisizione, quindi 95 quotazione negli Stati Uniti, 98 prima acquisizione nel retail, quindi anche una strategia di integrazione a 360 gradi, quindi l'occhiale dalla produzione alla distribuzione e alla vendita diretta al consumatore finale.